Ciao e benvenuto al nostro podcast. Io sono Lucirca. Che bello averti qui oggi. Ciao anche da parte mia, io sono Giulia. Sono felice di parlare oggi con te di un tema importante. Oggi parliamo di obiettivi. Più precisamente di obiettivi che sembrano confusi o pesanti. Molte persone hanno obiettivi, ma non sanno dove iniziare. Tutto sembra grande e la testa si riempie in fretta. Gli obiettivi accompagnano la nostra giornata, spesso in silenzio. Si nascondono in tante piccole decisioni. Se non sono chiari, anche i giorni facili sembrano faticosi. Vuoi cambiare qualcosa, ma non sai come. Proprio così. Conosco bene questa sensazione. Quando mi pongo troppe cose, perdo la visione. Tutto sembra urgente e alla fine non succede nulla. In me il corpo reagisce, respiro più in fretta, divento agitata e sento pressione. Questo mostra quanto mente e corpo siano legati. Molti pensano che un piano dia subito chiarezza, ma spesso serve prima calma. Un momento per chiedersi: perché questo obiettivo è importante per me? Cosa voglio davvero? Queste domande non sono facili, ma aiutano. A volte capiamo che un obiettivo non viene da noi, allora manca energia e ogni passo diventa pesante. Una domanda molto semplice mi ha aiutato. Cosa posso fare oggi? Non tutto, solo una piccola cosa. Questo toglie pressione. I piccoli passi sembrano possibili. Esatto. Quando ho scelto solo una cosa, la mente si è calmata. Ho potuto agire invece di pensare soltanto. Questo è spesso l'inizio della chiarezza. Non vedere tutto, ma un passo. Per oggi è importante dire: gli obiettivi confusi sono normali. Molte persone lo vivono. E la chiarezza nasce spesso lentamente, grazie a piccole decisioni calme. Ora parliamo di obiettivi più piccoli. Prima ho raccontato dei miei 15 minuti di corsa. Quello è stato il mio primo passo consapevole. Non ho pensato a un percorso, né a un grande traguardo. Ho guardato solo il tempo. 15 minuti sembravano possibili, anche nei giorni stressanti. Mi sembra un'idea molto gentile. I piccoli obiettivi tolgono pressione. Non serve tanto piano, puoi iniziare subito. 15 minuti trovano quasi sempre posto nella giornata. Esatto. La cosa bella era che pensavo pochissimo. Mettere le scarpe, aprire la porta, partire. Dopo una settimana ho notato che correvo più a lungo, a volte 30 minuti. Non perché dovessi, ma perché mi faceva bene. Quel piccolo limite mi ha dato libertà. Questo mi ricorda il mio vocabolario. Prima volevo imparare 20 parole inglesi ogni giorno. Era davvero troppo. Mi stancavo in fretta e diventavo scontenta. Poi ho cambiato, solo 3 parole al giorno. 3 sembra poco, quasi ridicolo, ma ha funzionato. Come hai fatto? Molto semplice. Scrivevo le parole su piccoli fogli e li attaccavo al frigo, così le vedevo ogni giorno. Dopo un mese conoscevo molte parole, senza stress. Il numero è cresciuto piano, senza pressione. Questo mostra bene come i piccoli passi si sommano, come monete in un barattolo. Te ne accorgi tardi, ma poi è molto. Era importante anche restare gentile con me stessa. Se un giorno non studiavo, andava bene. Mi concedevo di riprendere il giorno dopo, senza sensi di colpa. Lo trovo essenziale. Un giorno perso non deve chiudere il percorso. I piccoli obiettivi vogliono pazienza, non rigidità. Giusto,
Ho anche capito che confrontarsi non aiuta. A volte pensavo che gli altri fossero più veloci. Allora ho scritto perché seguo questa strada. Questo mi ha dato calma. Ottimo consiglio. Ricordare perché hai iniziato. Lo vedo anche negli altri. Molti dicono di non avere tempo. Se poi chiedi, hai 5 minuti? Allora diventa improvvisamente possibile. 5 minuti aprono spesso una porta. Vale anche per altre cose. Mio figlio voleva disegnare meglio. Disegnava ogni giorno solo una tazza, sempre la stessa. Dopo alcune settimane le linee erano più sicure. Si divertiva perché il compito era chiaro. Mi piace molto. Ripetizione senza pressione. Forse questa è la chiave. Piccoli obiettivi, forma chiara, poco pensiero. E possono restare flessibili. Ci sono giorni con energia e giorni senza. Entrambi vanno bene. Esatto. Un obiettivo deve andare con la vita, non contro. Così la pesantezza sparisce. Rendere visibile il progresso aiuta. Io faccio piccoli punti sul calendario. Io disegno un cerchio e lo riempio a pezzi. Così vedo che sono rimasta costante. Queste tracce sussurrano. Hai fatto qualcosa. E danno coraggio per il passo successivo. È proprio questo il senso dei piccoli obiettivi. Passo dopo passo, con calma e sincerità. Ora parliamo di errori, di deviazioni, pause e cambiamenti. Molte persone vedono gli errori come qualcosa di negativo. Per me sono più segnali. Ci mostrano che siamo in cammino. Sì, senza errori si imparerebbe poco. Se tutto va sempre liscio, spesso non capiamo cosa ci serve o cosa non fa per noi. Il mio progetto di corsa è un buon esempio. All'inizio andava tutto bene. Dopo 3 mesi ho avuto dolori al ginocchio. All'inizio li ho ignorati. Pensavo che passasse. Ma è peggiorato. Una mattina faticavo a salire le scale. Allora ho capito che non poteva continuare così. È un momento difficile. Si vuole andare avanti, ma il corpo dice altro. Esatto. Poi mi sono fermato e sono andato dal medico. Mi consigliò la fisioterapia. Invece di correre, facevo esercizi per i muscoli. Era frustrante. Mi sentivo indietro. Ma piano piano ho visto che mi aiutava. Dopo alcune settimane potevo di nuovo correre, tratte brevi, senza dolore. Questo mostra qualcosa di importante. L'obiettivo è rimasto, ma la strada è cambiata e hai imparato ad ascoltare i segnali, non solo numeri o piani. Sì, forse è stata la lezione più importante. Ho vissuto qualcosa di simile con un obiettivo linguistico. Volevo fare un certificato e mi sentivo pronta. Poi il mio lavoro è diventato improvvisamente molto stressante. Avevo quasi zero tempo per studiare. Capii presto che così non andava. È difficile da accettare. Sì, all'inizio ero delusa. Poi mi chiesi, perché voglio questo obiettivo? La risposta era chiara. Volevo parlare più liberamente, non solo superare un esame. Così cambiai il mio piano. Mi incontravo regolarmente con una collega per un caffè. Parlavamo solo in inglese, leggero, senza pressione. E ha funzionato? Molto. Dopo poco mi sentivo più sicura. L'esame lo feci più tardi, senza stress, e andò bene. Questo mostra bene che errori o pause spesso aprono nuove strade. Senza il dolore al ginocchio non avrei mai fatto potenziamento. Senza fretta tu non avresti iniziato quei dialoghi. Proprio così. Gli errori ci mostrano dove la realtà è diversa dalla nostra idea. Non è debolezza, è informazione. Penso anche che serva gentilezza verso noi stessi. Troppa rigidità accecirca.
La gentilezza aiuta a guardare con onestà. Mi aiutano 3 domande semplici. Cosa è andato bene? Cosa è stato pesante? E cosa posso cambiare? Queste domande sono piccole ma molto chiare. È un buon quadro. Faccio qualcosa di simile, spesso come breve audio a me stesso. Così sento anche il mio umore. La voce porta molte emozioni. Questo aiuta a capire. Ci sono stati anche obiettivi che ho lasciato andare del tutto. Non per pigrizia, ma per sincerità. Volevo imparare qualcosa solo perché lo facevano gli altri. Non era adatto a me. Quando smisi, provai sollievo. Lasciare andare è anche una forma di apprendimento. A volte capiamo solo in cammino ciò che davvero ci appartiene. Esatto. La perfezione è rara. Le soluzioni pratiche sono spesso migliori. Per me significa che gli obiettivi possono cambiare, anche i percorsi possono cambiare. L'importante è restare attenti Così gli errori diventano segnali di guida. e il cammino diventa più chiaro, anche se non è diritto. È proprio questo il punto. Ora vogliamo ascoltare voci diverse. Io lo trovo molto utile. Frasi di altre persone possono essere come piccole lampade. Illuminano una parte del cammino senza fissare tutto. Sì, per me è lo stesso. Raccolgo volentieri frasi così, da amici, colleghi o anche da persone anziane. La settimana scorsa ho chiesto alla mia vicina, ha 70 anni. Lei mi ha detto: un obiettivo è buono se ti fa alzare la mattina. Questa frase mi è sembrata calda e calma. Che bello! Questo mi ricorda mio zio. Dice spesso: la vita non è una corsa veloce, ma molte piccole passeggiate. Per lui vuol dire: le pause sono permesse, anche le deviazioni. Pianifica in modo leggero e non porta uno zaino pesante, neppure con gli obiettivi. Altre persone pensano in modo diverso. Una mia collega dice: senza data niente risultato. Per lei le scadenze fisse sono molto importanti. Le danno energia e direzione. Per me a volte sembra pressione. Conosco entrambe le visioni. Un capo ha detto una volta: un obiettivo senza data resta un sogno. Spesso è vero, ma non sempre. Forse aiuta una data con margine. Un obiettivo può essere chiaro senza diventare rigido. Una giovane studentessa mi ha parlato di un'idea interessante. Non si dà obiettivi annuali, ma temi mensili. Un mese si concentra sulla cucina, il prossimo sul movimento, poi sull'ordine. Così il focus resta piccolo e fresco. Mi piace. Il cambio di tema può aiutare a restare costanti. Mia madre ha un punto di vista diverso. Lei dice: l'obiettivo più importante è restare in salute. Lo dice per esperienza. A volte gli altri obiettivi si sistemano da soli. Un amico del mio coro ha detto qualcosa di importante. Secondo lui, da solo mi perdo, in squadra resto sul pezzo. Per lui gli obiettivi funzionano meglio se sono coinvolti altri. Insieme nasce un'energia diversa. Sì, gli obiettivi di squadra sostengono. Altre voci sottolineano la gioia. Una proprietaria di un bar mi ha detto una frase. Lei dice: un obiettivo senza gioia ha il sapore di un caffè senza gusto. Non vuol dire che tutto debba essere facile, ma ci deve essere qualcosa di buono dentro. Ci sono anche voci severe. Un formatore disse una volta: chi non ha un proprio obiettivo lavora per quelli degli altri. Suona duro, ma può svegliare. Frasi così le valuto con calma. Mi si adattano adesso oppure no? Questo mi aiuta molto. Non giudicare subito le voci, ma lasciarle lì, una accanto all'altra, come spezie. Alcune stanno bene con un progetto, altre più con la vita di ogni giorno. E le voci cambiano. Una frase di genitori o insegnanti a volte diventa importante solo anni dopo. Se la vita cambia, cambiano anche le risposte.
Per me tutto questo mostra una cosa chiara. Non esiste un'unica voce giusta. Gli obiettivi sono personali. Le altre persone possono dare spunti, ma non soluzioni pronte. Esatto, possiamo ascoltare, scegliere e poi lasciare di nuovo. Così nasce un cammino proprio e tranquillo. Su questo ora continuiamo a costruire. Ora parliamo di obiettivi senza pressione fissa. Per me è un tema molto importante. Prima portavo i miei obiettivi come zaini pesanti. Erano sempre lì e mi stancavano. Sembra faticoso. Molte persone conoscono questa sensazione. Gli obiettivi dovrebbero aiutare, ma spesso sembrano pesi. Giusto. Oggi li vivo in modo diverso. Porto i miei obiettivi come una sciarpa leggera. Li sento ancora, ma non mi schiacciano. Ci è voluto tempo. Mi hanno aiutato 2 domande semplici. Quali domande? Ogni mattina mi chiedo: cosa è davvero importante oggi? E cosa può aspettare oggi? Così risistemo la mia giornata. Il grande obiettivo resta sullo sfondo, ma i miei passi si adattano al giorno. Mi piace. La mattina ascolto molto il mio corpo. A colazione mi chiedo: ho energia o sono stanca? Da questo dipende quanto grande sarà il mio passo quel giorno. È saggio. Il corpo dà spesso segnali migliori della testa. Lo conosco dalla corsa. A volte pianifico un tragitto lungo, ma dopo pochi minuti capisco che basta una passeggiata. E lo accetti? Sì, prima mi sarei forzato. Oggi mi dico: conta il movimento, non il numero. Questo toglie pressione e mi mantiene gentile con me stesso. Penso spesso che gli obiettivi possano essere morbidi, come la plastilina. Hanno una forma, ma possono cambiare. Dipende dal giorno, dall'umore o dalla situazione. È una buona immagine. Morbido, ma non senza forma. C'è un nucleo, per esempio restare in salute o imparare. La strada per arrivarci può cambiare. Mi aiutano molto i micro obiettivi. Invece di propormi di leggere un libro intero, mi dico: leggo una pagina e la gusto. A volte resto a una pagina, a volte diventa di più. Così sparisce la pressione della prestazione. È la gioia che porta avanti, non il dovere. Una collega una volta ha detto qualcosa di bello. La sera non si chiede cosa ha concluso, ma se la giornata le sembra rotonda. Rotonda è una parola bella. Non vuol dire perfetta, vuol dire armoniosa. Anche se qualcosa è andato diverso dal piano. Giusto. A volte aiuta a proteggere consapevolmente i propri obiettivi. Se altri dicono: potresti andare più veloce, si può rispondere: il mio ritmo va bene per la mia vita. L'ho imparato anche io. Mi sono persino scritto quella risposta per non scordarla. Chiamo queste frasi scudo, proteggono il proprio ritmo. Bel nome. Per me la pausa fa parte del tutto. A volte lascio andare gli obiettivi per un attimo, così si crea spazio. E spesso nascono idee nuove da sole. Senza pausa, nessuna nuova immagine. Lo conosco dalla fotografia. Dopo un periodo senza macchina, vedo improvvisamente soggetti ovunque. Perché lo sguardo è più fresco. Esatto. Per me tutto questo mostra che gli obiettivi hanno bisogno di direzione, ma anche di aria. Sì, il percorso può oscillare. L'importante è restare in movimento senza forzarci. Un atteggiamento calmo che si adatta alla vita. Ed è proprio questo che rende gli obiettivi sostenibili nel tempo. Non posso che essere d'accordo. Penso che questo sia un buon momento per chiudere. Giulia, vuoi riassumere tutto in breve?
Oggi abbiamo parlato di obiettivi in tanti colori. All'inizio alcuni obiettivi sembravano nebbiosi e pesanti. Abbiamo condiviso momenti di confusione e di ricerca. Poi sono arrivati piccoli passi, come 3 parole al giorno. Questi mini obiettivi ci hanno dato slancio e fiducia. Dopo abbiamo raccontato errori, ginocchia e esami rimandati. Abbiamo capito che adattarsi fa parte del cammino. Voci esterne hanno portato idee nuove e metafore. Alcuni amano le scadenze, altri preferiscono camminate senza orologio. Alla fine abbiamo chiesto come portare gli obiettivi in modo leggero. Abbiamo parlato di sciarpe, frasi scudo e giorni di pausa. L'obiettivo resta, ma la forma danza con la vita quotidiana. La gentilezza verso se stessi è stato il filo rosso. Piccole domande come cosa è importante oggi aiutano. Così nasce chiarezza senza dura pressione. Ognuno può scegliere il proprio ritmo. Gli errori possono essere segnavia, non giudizi. E la gioia è il motore migliore. Questo riassume il nostro viaggio di oggi. Spero che gli ascoltatori trovino qualcosa di utile. Che i vostri obiettivi brillino chiari anche con nuvole in cielo. Ricordate, le pause non sono un passo indietro, ma respiro per il percorso. Condividete le vostre storie perché insieme impariamo più facilmente. Grazie, Giulia, per questo riassunto chiaro. Mi sento ispirato e allo stesso tempo rilassato. La nostra conversazione di oggi è stata come una passeggiata tranquilla. Ho ricevuto nuove immagini, soprattutto la sciarpa come obiettivo. Domani mattina penserò a quella sciarpa mentre pianifico. A tutti gli ascoltatori, è stato bello avervi con noi in spirito. Speriamo che abbiate portato via parole, idee e un po' di serenità. Restate curiosi e gentili con voi stessi. Anche da parte mia un grande grazie. Lucirca amo i nostri dialoghi perché sono aperti e sinceri. Oggi ho capito quanto siano utili le frasi scudo nella vita quotidiana. Sono felice se i nostri esempi vi incoraggiano a provare passi minuscoli. Care ascoltatrici e ascoltatori, i vostri commenti fanno vivere il nostro piccolo studio. Scriveteci cosa vi muove e quali obiettivi vi accompagnano. Con questo chiudiamo l'episodio di oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto e per il vostro tempo. Se vi va, tornate a trovarci anche la prossima volta. Fino ad allora vi auguriamo pensieri chiari e respiro leggero. Abbiate cura di voi e continuate, ma senza pressione. Ciao e a presto!